Guardati intorno. L'aria sembra vuota, vero? Ti sbagli. In questo preciso istante sei immerso in una tempesta invisibile. Se potessimo accendere una luce speciale, vedresti che ogni respiro che fai è carico di milioni di minuscole capsule geometriche. Non sono polvere, sono virus. Sono le entità biologiche più abbondanti dell'universo conosciuto. Se mettessimo in fila tutti i virus della Terra, la colonna supererebbe la nostra galassia. Benvenuto nel mondo dell'invisibile. Ma quanto sono piccoli! Immagina uno stadio di calcio. Se quello stadio fosse una tua singola cellula, un virus sarebbe grande come un pallone da calcio al centro del campo. Sono così piccoli che la luce visibile non riesce nemmeno a toccarli. Per loro, le leggi della fisica cambiano. La gravità non conta nulla. Per un virus, l'aria è densa come melassa. Nuotano nel nulla, aspettando, per millenni se necessario, il momento giusto per toccare qualcosa. Ed ecco il paradosso che fa impazzire gli scienziati da un secolo. Guardalo bene. Non mangia, non respira, non si muove da solo. È un cristallo di proteine e codice genetico. Se lo lasci su un tavolo, è inerte come un sasso. È morto. Ma appena tocca una cellula viva, si accende. Diventa una macchina spietata. È uno zombie biologico. Esiste in una zona grigia tra la materia inanimata e la vita stessa. La natura ama l'efficienza e il virus è il capolavoro dell'efficienza. Vedi questa forma? È un icosaedro, 20 facce, 30 spigoli. Perché? Perché è il modo più economico per costruire un guscio robusto usando il minor numero di pezzi possibile. È come un container spaziale progettato per proteggere il carico più prezioso dell'universo, l'informazione. Dentro questo guscio c'è un nastro di istruzioni, scritto in una lingua antica di miliardi di anni. Sulla superficie vedi queste punte. Sembrano decorazioni, ma sono armi. Sono chiavi false. Le tue cellule hanno serrature chimiche sulla superficie, fatte per far entrare cibo o ormoni. Il virus ha copiato quelle chiavi. Si è evoluto per milioni di anni solo per fare una cosa: ingannare la guardia alla porta. Si traveste da amico e la tua cellula, ignara, gli apre il portone principale. Prima dell'invasione c'è un momento di silenzio. Il contatto è avvenuto. La chiave ha girato. La membrana della cellula inizia a piegarsi verso l'interno, creando una bolla. Il virus non deve fare nulla. È la cellula stessa che lo invita dentro, come un cavallo di Troia. In questo preciso istante, il destino della cellula è segnato. L'invasore è entrato nel santuario. Una volta dentro, il virus si spoglia. Il guscio geometrico si dissolve e rilascia il suo carico, un singolo filamento di istruzioni genetiche. Immagina di lanciare un manuale di istruzioni dentro una fabbrica automatizzata. Gli operai della fabbrica, che sono i ribosomi della tua cellula, non sanno distinguere un ordine buono da uno cattivo. Loro vedono istruzioni e le eseguono. Ciecamente inizia il dirottamento. La cellula smette di produrre le proteine che servono a te. Smette di ripararsi. Smette di vivere per se stessa. Ora tutte le sue risorse, tutta la sua energia sono dedicate a una sola missione: fotocopiare il virus. È una catena di montaggio frenetica. Pezzo dopo pezzo, la cellula costruisce migliaia di nuovi gusci, migliaia di nuove copie del codice virale. È diventata una fabbrica di morte. La cosa più incredibile è che nessuno dirige i lavori. I pezzi del virus sono progettati come magneti. Basta che si urtino per incastrarsi perfettamente. Gusci vuoti incontrano codici genetici e clac, si chiudono. Da un singolo invasore, ora ne abbiamo 10.000 pronti a partire. La cellula è piena fino a scoppiare. La pressione interna è insostenibile. La fine è drammatica. La cellula, ormai esausta e svuotata di ogni energia, cede.
La membrana si strappa. In un istante, 10.000 nuovi virus vengono sparati fuori, come schegge di una granata. La cellula muore, sacrificata. E ognuno di quei 10.000 virus ora cerca una nuova vittima. La reazione a catena è iniziata. In poche ore i numeri diventano astronomici. Ma il corpo non sta a guardare. Mentre la prima cellula muore, lancia un ultimo grido chimico, un segnale di soccorso. I guardiani si svegliano. I globuli bianchi, enormi leviatani rispetto ai virus, arrivano sul campo di battaglia. Inizia una guerra su scala microscopica che farebbe impallidire qualsiasi film di fantascienza. Anticorpi che marcano i bersagli, cellule killer che spruzzano acido. È il caos totale. A volte però succede qualcosa di strano. Il virus entra, ma non uccide. Invece di trasformare la cellula in una fabbrica, il virus fa un errore, o forse una scelta. Inserisce il suo codice nel DNA della cellula e si addormenta. Diventa parte dell'archivio. Se questo succede in una cellula riproduttiva, quel codice virale viene passato ai figli. E ai figli dei figli. Tieniti forte, perché questa è la parte che cambia tutto. Abbiamo mappato il genoma umano. E sai cosa abbiamo trovato? L'8% del tuo DNA non è umano, è virale. 8% è più di quanto ci separa geneticamente dagli scimpanzé. Sei, letteralmente, in parte virus. Siamo un cimitero ambulante di antiche infezioni sconfitte e assimilate milioni di anni fa. E non sono solo spazzatura. Ascolta questa. Senza un virus, tu non saresti nato. Milioni di anni fa, un virus infettò un nostro antenato mammifero. Quel virus aveva un gene per sopprimere il sistema immunitario. L'abbiamo rubato. Oggi, quel gene permette alla placenta di esistere, impedendo al corpo della madre di attaccare il feto. La nascita dei mammiferi è un regalo di un virus. C'è un altro tipo di virus che merita rispetto. Sembra un modulo di atterraggio lunare. Ha le gambe da ragno e una testa esagonale. Si chiama batteriofago. È il predatore più letale della Terra, ma non per noi. Lui caccia i batteri. Ogni giorno nell'oceano questi virus uccidono il 40% di tutti i batteri presenti. Senza di loro il mare sarebbe una zuppa tossica e la vita soffocherebbe. Stiamo imparando a domarli. Immagina di prendere un virus, svuotarlo della sua malattia e riempirlo con una medicina. O con un gene sano per curare una malattia ereditaria. Diventa un postino nanoscopico che consegna la cura esattamente dove serve, dentro il nucleo della cellula. Da nemici mortali a salvatori. La viroterapia è già realtà. Il mostro è diventato uno strumento. Dobbiamo smettere di vederli solo come assassini. Sono i motori dell'evoluzione. Spostano geni da una specie all'altra. Forzano la vita ad adattarsi, a diventare più complessa. Sono gli architetti invisibili della biosfera. Certo, sono pericolosi. Dobbiamo rispettarli, studiarli e difenderci, ma non possiamo eliminarli. Un mondo senza virus sarebbe un mondo sterile, statico e probabilmente senza di noi. La prossima volta che starnutisci o che senti parlare di un'epidemia, ricorda, stai assistendo a una battaglia vecchia quanto la vita stessa. Sei fatto di polvere di stelle, certo, ma sei anche fatto, in piccola parte, di quella tempesta invisibile. Grazie per aver guardato Renderium. Se questo viaggio nel microcosmo ti ha affascinato, iscriviti. L'universo è pieno di meraviglie che aspettano solo di essere visualizzate.